Ciao a tutti, benvenuti in questa miniserie che sarà formata da 3 moduli sulle basi e fondamenta, di analisi tecnica. Ovviamente sarà una serie un po' diversa da quelle che siete abituati a vedere, poi vi spiegherò perché e vedremo anche perché. Vi sarà capitato sicuramente sia se siate dei principianti o comunque se siete anche dei trader avanzati, di aver piazzato degli stop loss, aver individuato un possibile ipotetico target, ma poi questo stop loss vi è stato preso e nell'arco da lì a 5 minuti poi il prezzo muoversi nella vostra direzione. Questo è, diciamo una cosa che succedeva, a me è successa moltissime volte ed è stato, diciamo, il punto chiave che mi ha spinto proprio ad andarmi a informare, a cercare di capire più a fondo i mercati, per cercare proprio di capire cosa stava succedendo, perché succedevano queste cose. Ed è qui che introduciamo il concetto di liquidità. Infatti il primo modulo è proprio intitolato "La trappola dei trend" e cos'è la liquidità. La trappola dei trend, intesa come tutte quelle nozioni che magari sicuramente molti di voi hanno appreso, da corsi su YouTube, i primi video, eccetera, eccetera, quindi le trend line, doppi massimi, doppi minimi, tutti i pattern, eccetera, eccetera. Quello che vi posso dire, e ve lo dico, subito, la liquidità, quindi diciamo l'algoritmo interbancario, perché tutti i mercati finanziari sono, diciamo comandati da questo algoritmo interbancario, il suo compito è proprio quello di creare liquidità. Quindi noi retail trader diventiamo la liquidità di qualcuno più grande di noi, quindi, le mani forti, ehm, per dar loro modo, benzina, perché liquidità è benzina, di fare effettuare movimenti verso dei target prefissati, okay? Quindi le famose trend line, eccetera, eccetera, vedremo molto presto che sì, è bene conoscerle, ma non utilizzarle nel modo che abbiamo visto fino ad oggi. Mi presento, sono Max, faccio trading da circa 10 anni, ultimamente gli ultimi 4, 5 anni mi sono focalizzato soprattutto sui futures, sul gold e sul Nasdaq, oltre a altri assets, nei quali però non faccio, trading, faccio più management di portfolio e roba simile, quindi più a lungo termine. Iniziamo proprio parlando di un classico trend, no, un trend ribassista. La PA più vicina che potremmo trovare è più una cosa del genere. Per esempio scendiamo, torniamo su, creiamo per esempio un range, andiamo giù, andiamo al posto punto B, il prezzo ritorna, crea boss, eccetera, eccetera, va giù, poi riva su e poi magari va al target, ok? Quindi abbiamo il nostro punto A, abbiamo il nostro punto B, nostro punto per esempio C e il nostro punto D. Cosa possiamo vedere da questo grafico? Punto A, punto B è la nostra external liquidity, ovvero è la liquidità che l'algoritmo interbancario va a cercare. L'algoritmo andrà sicuramente da un punto A a un punto B, quindi external liquidity, da un punto C a un punto D passando per il punto B, che è il nostro target, che è l'external liquidity, per creare altra external liquidity. Ok? Tutto quello che avviene tra il punto A e il punto B, tra il punto C e il punto D, è internal liquidity. Quindi è importante definire e capire i nostri pivot point, quindi il punto A, punto B, per definire quali sono gli effettivi target di un trend, in questo caso ribassista, oppure al contrario di un trend rialzista. Quindi l'external liquidity è il nostro, diciamo, sacro graal. Dove stiamo andando? Ok, sono tre domande fondamentali che quando analizzate un mercato dovete iniziare a farvi. Quindi, cosa sta succedendo? Come sta succedendo? Cosa sta succedendo dal punto A? Dal punto A, ok, gli institutional sono entrati con dei volumi, ci stanno dicendo da qua vogliamo scendere, da qua vogliamo scendere, da qua ipoteticamente vogliamo scendere.
ok? Ci stanno dando delle informazioni. Come ce le danno queste informazioni? Con delle catene, con delle candele, con volumi, con displacement, vedremo tutti questi termini, ok? Perché è questa informazione che dobbiamo utilizzare a nostro vantaggio. Ovviamente gli institutional, se devono andare dal punto A al punto B, voi immaginate che muovono, sono fondi interbancari, fondi pensionistici, muovono miliardi di dollari, ok? Non possono entrare con 1 miliardo qua. Cosa succederebbe se entrassero direttamente con 1 miliardo? Creerebbero uno slippage di prezzo talmente grande che per loro non sarebbe proprio vantaggioso, ok? Perché per far sì che il prezzo scenda e per essere vantaggioso devono trovare una controparte che è pronta ad acquistare e poi eventualmente continuare a vendere, no? Si crea una sorta di auction, ok? La famosa teoria delle auction. È così che funziona il mercato. Non puoi vendere a nessuno, finisce l'auction, non c'è più benzina, non è più vantaggioso per me vendere. Devo trovare chi acquista o comunque devo creare una determinata quantità di liquidità in modo che posso dare benzina alla mia macchina, alla macchina dell'istitution, per andare per esempio dal punto C al punto D. Quindi il prezzo arriva nel punto B, fa questa PA, magari qui abbiamo una zona che iniziamo ad identificare, ve la traccio così, che iniziamo ad identificare come poi sarebbero point of interest, sono zone di interesse. Cos'è un poi? È una zona ad alta probabilità dove in questo caso se gli institutional ci stanno dicendo che vogliono scendere, vogliono vendere, è possibile che è una zona di ricarico dove vanno a ricaricare le posizioni per poi proseguire il loro trend. Quindi non entrano con 1 miliardo direttamente da qua, ma magari se il loro ordine finale vuole essere diciamo di 1 milione, facciamo 1 milione che è più facile, entrano per esempio con 200k, ok? Qua, entrano con 200k qua, ok? Aspettano benzina per poter vendere quei 200k e magari proprio da questo nostro poi aggiungono altri 200k per poi proseguire, eccetera, eccetera. È così che funziona. Nell'arco di tempo gli institutional vogliono avere 1 milione di contratti a mercato, non lo fanno dal punto A, lo fanno in un arco di tempo, uno spazio temporale, perché la loro previsione magari da qua a fine anno è che il gold possa andare a 3.000 e quindi sono posizionati short, ok? Quello che dobbiamo identificare è proprio il cosa sta succedendo, come gli institutional si stanno muovendo, da dove è più probabile che gli institutional possono aggiungere delle loro posizioni, quindi il nostro poi, e quando, quindi è la terza domanda, il quando sarebbe il vostro time frame, ovvero la time zone di riferimento dove è più probabile che quella mossa possa avvenire perché c'è benzina, perché c'è volatilità, perché ci sono più volumi. E ve lo dico subito, per esempio, una zona di interesse per il gold è dalle 20 alle 22 New York Time e dalle 08 alle 11 sempre New York Time. Perché queste due zone? 20-22 è la sessione asiatica, ok? Il gold comunque è molto influenzato dallo yen e da tutto quello che succede in Giappone, la borsa asiatica. E le 8 e le 11 è la sessione di New York, che comprende anche il New York Stock Exchange Open, che è un momento in cui arriva molta liquidità sul mercato ed è più facile, più probabile che ci sia benzina e volumi per effettuare la mossa che stiamo cercando. Ok, quindi questo qua è il vostro, scusate, questo qua è il vostro time frame, ok? Il vostro range, dove vi aspettate il quando, dove è il poi, il quando vi aspettate che possa succedere questa mossa. Quindi cerchiamo di analizzare un attimo adesso bene questa PA, cosa sta succedendo? Zoomiamo un attimo. Sta succedendo, siamo arrivati al nostro punto B, quindi alla nostra external liquidity, il prezzo sta facendo una pullback. Cosa fa in questa pullback? Sta creando qua sotto,
okay, tutti doppi minimi, doppi massimi, tripli minimi, eccetera, eccetera, e lo stesso qua sopra. L'algoritmo interbancario non lo sa che sono le linee, non lo sa che sono le trend line, non gliene frega niente, non le vede le figure geometriche. Oltretutto queste trend line non sono muri invalicabili, okay, no, l'algoritmo interbancario va a vedere quello che c'è sotto al grafico, okay, va a vedere sotto il footprint e qua sotto lui vede che si stanno accumulando tantissimi ordini e seller, okay, tantissima sell side liquidity e al contrario qua sopra si sta accumulando tantissima buy side liquidity. Perché? Perché qua sopra sono posizionati magari i breakout trader che entrano al breakout di questa trend line, mentre qua sotto sono posizionati sempre breakout trader seller che vogliono entrare sul breakout della trend line per ipoteticamente andare al target B, che è l'external liquidity, che è anche giusto come idea, ma è sbagliato il momento, ok? Il momento è sbagliato perché magari è sbagliato il quando, è sbagliato il dove, ok? Quindi sono tutte informazioni che dovete cercare piano piano di acquisire. Il prezzo si muove, prima crea liquidità, prima crea benzina per dar modo agli institutional di entrare a mercato e poter aprire posizioni, ma se non c'è benzina il prezzo non si muove. Cosa fa quindi poi diciamo, quando l'algoritmo si rende conto che ci sono abbastanza ordini in questo range, che ripeto può essere un range, può essere un flag pattern, può essere un triangolo ascendente, discendente, quando si rende conto che ci sono abbastanza ordini da poter fornire benzina agli institutional, cosa fa? Molto spesso fa un breakout, va a prendere tutti gli ordini che sono qua sotto, liquidare, immediatamente inverte, ok, con volumi, va a innescare i buy stop dei buyers che entrano a breakout per poi andare nel nostro poi. Al nostro poi a sufficienza benzina presa da tutto questa internal liquidity, ok, external, tutto quello che c'è tra A e B è internal. Tutta questa benzina che darà poi forza alla loro macchina per poter andare a fare il movimento che ci aspettiamo ed è questo il movimento che noi vogliamo prendere, quello che va dal punto C all'external liquidity al punto B. Non vogliamo entrare su queste cagatine qua, il trend di liquidità, entrare su un minuto, cioè diventate pazzi se fate trading di questo genere sul gold. Non è quello che vogliamo. Vogliamo pochi selezionati trade, un paio a settimana vanno bene. Nel lungo periodo dovete sempre pensare. Poi se volete fare scalping in gold ne possiamo parlare, ma è più a livello avanzato, ok? Spero che sia abbastanza chiaro. Ovviamente tutta questa PA, quindi l'external liquidity e l'internal liquidity, è frattale. Ipotizziamo che questo è un time frame daily, la stessa identica PA la possiamo trovare su un time frame a 15 minuti. Identico. Il time frame a 15 minuti avrà la sua liquidità esterna, avrà la sua pullback, la sua liquidità interna, un suo poi e il suo target. Ovviamente cosa vogliamo fare? Noi su un time frame a 15 minuti, per esempio, mettiamolo qui a fianco, vogliamo sempre trovare se il macro trend, quindi il daily ci sta dicendo stiamo andando al punto B, ok? Diciamo questo è il punto B daily, e nel 15 minuti ci troviamo su un momento rialzista, per esempio stiamo qua, stiamo andando su, qui c'è un nostro poi, ok, perché stiamo venendo giù, abbiamo fatto il nostro punto B del time frame a 15 minuti, da questo poi noi vogliamo andare, dove vogliamo andare? Nel nostro external liquidity, ok, del 15 minuti, quindi punto A, punto B, e questa è l'external del 15 minuti, allineata, quindi siamo bearish, siamo allineati col macro trend, quindi col daily, e ipoteticamente poi da qui continuare
okay, continuare per andare alla macro external liquidity del punto B. Quindi aspettiamo sempre che il 15 minuti in questo caso sia allineato al trend dell'informazione del time frame superiore, in questo caso prendiamo il daily, okay, ed è molto più profittevole tradare a favore di trend che andare contro trend. Contro trend richiede delle tecniche e delle logiche e di capire veramente il mercato. Per esempio, noi potremmo tradare dal punto B fino a questo poi, su 15 minuti. Nessuno ce lo vieta. Dovete capire qual è il poi effettivo, perché magari vi trovate un poi che sta prima di quello che avete identificato e andate stop out. Ok? Spero che sia abbastanza chiaro. Quindi external liquidity, internal liquidity è frattale. Time frame daily ha la sua external liquidity e l'internal liquidity, time frame 15 minuti, 1 minuto, 5 minuti hanno ovviamente identica PA e identica PA. Ovviamente più il time frame è piccolo e più è veloce e più è anche difficile prendere i movimenti, capire gli stop loss, eccetera, eccetera. Per adesso noi ci soffermiamo sul daily e 15 minuti, più avanti nei moduli successivi vedremo le zone di interessi quali sono, che cosa è questo movimento, ve lo anticipo, questo si chiama inducement, ok? Induce retail trader ad entrare in una direzione, ma poi vengono stoppati fuori e sono i famosi magari stop loss di cui parlavamo all'inizio, ok? Stoppati fuori per poi il trend andare nella direzione che dicevamo. Spero che sia chiaro, quindi questo è un inducement. Qua dal poi, questa è un'altra informazione importante che vi do al volo, cosa vogliamo vedere per dar ancora più forza al fatto che, okay, stiamo andando dal punto C al punto D, abbiamo identificato il poi, siamo nel dove, nel quando, quindi nel nostro time frame di riferimento, cosa vogliamo vedere? Andiamo a disegnare, diciamo questo è il nostro poi, questa è la PA che per esempio da questo low ha creato questa roba, andiamo nel nostro poi, diciamo questo è il nostro target, cosa vogliamo vedere nella finestra temporale, ok, che abbiamo definito? Vogliamo vedere immediatamente, vogliamo vedere che il prezzo reagisce, che i seller da questo poi, ok, che i seller ci dicono, oh basta, sei arrivato, da qua non sali più. Quindi vogliamo vedere candele con volumi da qua. Okay, entrare magari su una pullback, su un altro poi del time frame inferiore di riferimento, per esempio 15 minuti, 5 minuti, per poi proseguire e andare al nostro target. Okay? Se arriviamo qua nel poi e nella nostra finestra non succede, non c'è una reazione immediata degli istitutional che stanno iniettando quei 200k che dicevamo prima, ma magari il prezzo arriva qua e inizia a fare una cosa del genere, ok? State in campana, occhio, perché è molto probabile che questo poi che avete identificato sia proprio lui l'inducement. Okay? Cosa intendo per questo? Sia lui l'inducement è lui che sta creando liquidità opposta per stoppare tutti i retail trader che da questo poi sono entrati magari a ribasso andando direttamente al punto B senza avere conferme. Quindi magari crea questa trend line ribassista, ok? Ci sono retail trader che vogliono entrare sul breakout come dicevamo prima, quindi il breakout. Ehm, e cosa fa a questo punto potrebbe fare il prezzo? Se abbiamo una trend line, una PA del genere su un poi, potrebbe andare a prendere, per esempio, fare un flush down, prendere tutti gli ordini che sono qua sotto, flush up, prendere tutti gli ordini che sono qua, per poi magari andare giù, oppure ci troviamo di fronte a un possibile trend change e quindi stiamo invertendo. Quindi vuol dire che questo punto B stava su un supporto talmente forte che ha innescato un cambio proprio di direzione. Quindi occhio a come si muove il prezzo dai vostri punti di interesse, dovete sempre avere informazione, delle conferme, non potete entrare alla cieca. Ok?
Spero che sia stato abbastanza chiaro. Ovviamente nei moduli successivi entreremo più nel dettaglio di cosa sono questi poi, quali sono, cosa sono i displacement, cosa sono le spazzolate. Ragazzi, senza spazzolata, ve lo dico subito, non c'è trend. Senza spazzolata non c'è trend. Quindi imparate, abituate il vostro occhio a cercare zone di liquidità interna, come la sta creando. Aspettate sempre una spazzolata sia a ribasso che a rialto, alla rialzo, prima poi effettivamente del vero trade. Spero che sia abbastanza chiaro. Andiamo a vedere adesso su un chart daily del gold. Questo è un hour. Ok, cerchiamo di analizzare il daily e vediamo cosa sta succedendo. Ok, il daily si trova ovviamente in un downtrend, penso che sia chiaro, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, e adesso abbiamo fatto questo, al momento, sweep, comunque diciamo un ipotetico lower low. Quindi cosa succede? Da questo punto qua, che ci stiamo, lo segniamo, no? Diciamo così. Da questo punto qui, sul chart daily, qua, cosa ci aspettiamo? Se questo è il nostro punto A, perché questo è stato, diciamo, l'ultimo movimento che è andato a prenderci il low, ok? Ci siamo? Quindi questo è il nostro punto A in questo momento, questo è il nostro punto B, quindi la nostra, in questo caso, external liquidity. Abbiamo fatto una pullback, siamo arrivati qui nel nostro punto C. Cosa ci aspettiamo? Magari qui c'è un poi, il prezzo reagisce e scende. Ci aspettiamo che andiamo a prendere il punto B. Come ci andiamo? Ovviamente scendiamo di time frame, non possiamo tradare sul daily, almeno io trado sul time frame addirittura un minuto. Cosa ci aspettiamo che faccia il prezzo? Punto C, qua in alto, guardate cosa ha fatto, range, vediamo tutta sta roba, ha creato un range, quindi qua sotto ha creato liquidità, liquidità, spazzolata, ragazzi, spazzolata, ha preso tutta la liquidità qua sopra, sono entrati i seller, questi sono seller che ci stanno dicendo oh basta, dove andate, qua ha fatto un candela a 15 minuti, comunque è sceso del 4% in un'ora. Qua sono i seller che ci stanno dando un'informazione, ci hanno detto noi stiamo posizionati short dopo questo range spazzolata, quindi il macro trend è ribassista. Che si fa? Si aspetta una pullback, ok? In un magari una zona di interesse, il nostro poi, per andare giù e creiamo il nostro punto B. Ok, poi che fa il prezzo? Va su, dove va? Un altro poi, questo è un poi che ho identificato io perché ho analizzato questo trade, ho fatto anche dei trade, va qui e poi va giù. Qual è il primo target? Il punto B, la nostra external liquidity. Ok, è sempre così. Poi se andiamo avanti, questo ha continuato a scendere. Io oggi ho fatto 4 trade, tutti ITM seguendo questa strategia. Ma andiamo a analizzare, per esempio, qua la PA, senza andare a vedere la PA recente, che tanto è molto simile. Cosa è successo? Abbiamo il nostro time frame a 15 minuti, diciamo questo è il nostro punto A, questo è il nostro punto B. Ok, siamo arrivati qua, questo è il nostro target. Noi vogliamo andare al punto B. Ok, aspettiamo una pullback. Dove vogliamo che va il prezzo? In una zona di interesse dove è più probabile che possa scendere. Perché? Perché è una zona di interesse che statisticamente mi dà una buona win ratio. Questa zona di interesse cos'è? Poi lo vedremo più avanti. Qui ho utilizzato un low profile del volume profile allineato con un inducement sul time frame daily, tante cose. Il prezzo che ha fatto, guardate che fa, ha fatto una pullback, doppio minimo, doppio minimo, doppio massimo, sta creando una sorta di range, vediamo qua sta creando proprio un range. Cosa succede a un certo punto? Spazzolata. Che orario? Alle 20, questa è la sessione asiatica, quindi 20-22, quello che vi dicevo, spazzolata, volumi
forti verso dove? Verso la nostra area che avevamo identificato, qui siamo in campana, stiamo attenti, vediamo come si comporta il prezzo da quest'area, ma comunque se io voglio andare short al punto B, è meglio che entro da qua, ok? Che provare ad entrare da qua. Oltretutto avrò un risk ratio maggiore e posso anche gestire meglio la posizione, perché magari il mio risk ratio da qua fino al punto B mi dà un 5R, io dopo 2R posso gestire la posizione, posso prendere partial, posso andare a break even dopo ho preso partial, sto risk free, sto tranquillo, esco, me ne vado. Se entri da qua, è sbagliato il positioning, ok? Quanto ti dà da qua al punto B? Se sei fortunato ti dà 1.5R e neanche sai se ci va. Quindi è anche questo dovete cercare di iniziare, secondo il mio punto di vista, a capire. È meglio perderlo questo trade, rischiare uno stop loss per prendere 1.5R, non me ne frega niente. Io voglio trade che al mio target mi danno almeno 4-5R. Poi me li gestisco, li posso chiudere a 2R, a 3R, però ho room, capito? Ho spazio di manovra. Quindi qua che cosa ha fatto? Ha creato liquidità spazzolata, è andato nel poi, come è arrivato nel poi, subito, guardate, come è arrivato nel poi, subito i seller sono entrati e ci hanno detto, oh, da qua basta, stai fermo. Ok, rejection, subito candele con displacement sul time frame a 15 minuti, si sono un attimo fermati, sono andati a ricaricare, ok? Ricaricare perché, come vi dicevo, non è che è diretto, hanno fallito di riprendere questi high, quindi qui ci sono seller che stanno dicendo da qua non c'è più alto di qua non ce vai, questo è il nostro poi, qua vogliamo raggiungere i nostri 200k, ok? Vogliamo andare short, ce lo stanno dicendo qua con questo primo movimento, sono entrati fortemente a mercato, ce lo stanno ridicendo qua con questi spike, stanno fallendo, sessione di Londra fallisce, sessione di New York fallisce, i low sempre più bassi, ok? Vediamo, i low si stanno abbassando, lower low, è già un'informazione importante, qua potevate entrare a trade, andare diretti a target. Poi qui ha fatto una PA, insomma, un po', io questa l'ho analizzata, era un po' una PA bruttina. Cosa è successo? Late New York, creato questa trend line, tutti questi spike qua sopra, qua c'è liquidità, spazzolata durante Asia alle 20 di nuovo, 20-22, spazzolata target. Quindi punto B, reazione, a parte questa è molto simile alla PA che abbiamo disegnato qua, punto A, punto B, reazione crea liquidità, l'algoritmo interbancario ha creato liquidità, ha creato questa liquidità, ok? Spazzolata, qui in questo caso ha creato altra liquidità durante la sessione di Londra e di New York per poi muoversi in Asia, ma comunque si è mosso da questo poi che avevamo identificato, ok? Poi che è corretto in questo caso, era corretto, quindi il nostro poi identificato era corretto, c'è stato questo movimento nel time frame, magari nella prima kill zone non si è verificato il movimento, ma comunque saremmo potuti entrare anche nella kill zone di New York, io non sono entrato in questo caso, e poi si è mosso. Poi cosa ha fatto? Ha continuato, ok? Ha continuato, punto B, ha creato nostro punto B, quindi il nostro punto A diventa like qua sopra, punto A, tutto questo flush. Punto B, cosa fa? Identifichiamo una pullback. Ricordiamoci che il nostro target è l'external liquidity, che è questa qua su, che è del daily, ok? La macro external liquidity. Quindi si sta muovendo per liquidità esterne di time frame inferiori, ovviamente. E noi dobbiamo cercare di prenderle tutte fino al target finale, che ovviamente in questo caso è l'external liquidity sul daily, che è andata a prendere proprio oggi. Ok? Quindi questo diventa il nostro punto B. Cosa ha fatto il prezzo? Pullback. Guardate qua che ha fatto un'altra volta un range, liquidità, vedete dove ho messo questi dollari, questi sono i trade che ho fatto tra ieri e oggi, ha creato liquidità, è andato spazzolato sotto, è andato sopra nel nostro poi, di nuovo, stessa PA del giorno precedente,
gli hike qua sono entrati i seller, oh, qua te fermi, oh, qua te fermi, fallisce di prendere gli hike, ci dà informazioni con 2 candele consecutive piene a 15 minuti, dal nostro poi io sono entrato qua, in questo caso secondo la mia strategia, e sono andato a target, al punto B. E lo stesso oggi abbiamo creato il nostro punto B, pullback, poi identificato, come l'abbiamo identificato lo vedremo più avanti, ci troviamo sotto al day open, c'è una zona di imbalance sul time frame superiore, reazione, sweep di liquidità su time frame inferiori, poi vedremo, sono rientrato, dove? Target punto B. Poi vabbè, qua ha fatto un'altra push, eccetera, eccetera. Però vedete come si muove, cioè vedete è molto sistematico quando stiamo in un trend, no? E l'importante è capire se ci troviamo in un trend o se ci troviamo in una zona laterale. Noi vogliamo tradare i trend, ragazzi. Cioè, vogliamo capire quando ci troviamo in una cosa del genere. Lasciate stare situazioni laterali. Questa roba qua, la buttate, questa vi leva tutto, a meno che non siate dei range trader, ma vogliamo questa, vogliamo avere informazioni chiare dove stiamo andando, ce lo dicono i volumi. I volumi ci stanno dicendo qua stiamo scendendo, vogliamo scendere, gli istituti sono posizionati short, scendere. Vedete quanta forza ogni volta che scendono, mentre quando risalgono è lenta la pullback? Ok? Bene, spero che sia stato abbastanza chiaro, ragazzi, e ci vediamo nel modulo 2. Ovviamente se avete dei commenti, dei suggerimenti, vi prego, ditemi tutto quello che vi pare. Ovviamente spero in commenti costruttivi, è la prima volta che faccio una roba del genere. Mi rendo conto che sicuramente avrò dei flow e delle mancanze, però spero piano piano, insomma, di prendere il ritmo e di cercare di farvi capire quello che ho capito io in tutta la mia esperienza, tante batoste, ci vediamo al prossimo modulo. Ciao.